La ilaha illallah, al-shahid Habiballah. Pronto? Servizio 666, in cosa posso esserle utile? Oh, ma costipata o dissenteria? Ho capito, signora. Sì, le mando subito 2 bottigliette di urina di cammello. Stia tranquilla, signora. No, non c'è nessuna epidemia in questo momento. Non ha letto il sito ilovehamas.com? No, è un complotto degli ebrei. Hanno messo qualcosa nelle tubature? Assolutamente, signora, è così. Tessono strategie, fanno complotti, uccidono i profeti. Quegli sviati che ci credono anche, che sciocchi. Non si preoccupi, signora. Guardi, solo per correttezza al mio lavoro, poi lei si senta libera. In questo momento noi stiamo facendo una promozione per i nostri nuovi clienti. Se per caso non vuole 2 bottigliette di urina di cammello, ma ne vuole 4, per i nostri nuovi clienti mandiamo a casa una copia omaggio del Mein Kampf in arabo. Oh, signora, e chi non lo vorrebbe? Allora gliene mando 4. Ma certo, mashallah, certo. Sì, assolutamente. È certificato dalla Sunna di Maometto, l'uomo perfetto. Nella Sunna esiste un'intera sezione dedicata alla medicina e questa sezione si apre con un capitolo dal titolo Curarsi con l'urina di cammello. Questo hadith secondo me è molto importante, ci introduce ad un episodio importantissimo, ma in questo episodio si riesce in realtà a ricostruire soltanto attingendo alla biografia di Maometto. E secondo me ci sono molti fattori islamici degni di nota. Il primo è l'importanza della conversione, il secondo è la pena di morte per apostasia, il terzo è questa sproporzione che vediamo sempre fra quando un miscredente compie quello che l'Islam considera un attacco all'Islam e la punizione che l'Islam considera giusta per quel miscredente in particolare. E poi ancora la cosa più importante secondo me è il versetto 33 del capitolo 5 del Corano, che è importantissimo perché è quello che non cita mai nessuno quando tutti i musulmani citano il 32esimo, cioè la frase precedente. Ovvero, quando c'è stato un attacco terroristico, tutti i musulmani sono invitati, esortati dagli agenti della Dawa a ripetere in eterno quello che avrete sentito milioni di volte, che c'è scritto nel Corano che chi uccide una vita è come se avesse ucciso l'umanità intera. E però non ti dicono mai come finisce quella frase lì, cioè con il versetto seguente che è il 33. Iniziamo con l'Hadith e poi ci rifacciamo la biografia di Maometto. L'Hadith è un Hadith autentico di Bukhari. Il clima di Medina non era adatto per alcune persone, quindi Maometto ordinò loro di seguire il suo pastore, cioè di seguire i suoi cammelli e di bere il latte e l'urina dei cammelli come medicina. Così queste persone seguirono il pastore coi cammelli e bevvero il loro latte e la loro urina e dopo queste persone guarirono. Poi, colpo di scena, queste persone uccisero il pastore e scacciarono via i cammelli, cosa che deve farci pensare che qualcosa non sia filato liscio, nel senso che se io ti sono grata perché sono guarita grazie al tuo consiglio medico, perché devo uccidere Yassar, il ragazzino che dopo vediamo. Comunque, quando la notizia raggiunse Maometto ordinò ad altri musulmani di inseguire queste persone. Una volta catturate queste persone vennero condotte da Maometto, che tagliò loro le mani e i piedi e marchiò loro gli occhi con pezzi di ferro roventi. Questo è quello che dice la Sunna, quindi soltanto nella Sunna non si riesce bene a capire che cosa è successo. Io vi lascio in descrizione tutte le fonti che sono la biografia di Maometto con il numero della pagina e tutto, e ho preparato un riassuntino da spiegarvi brevemente per capire cosa sia successo. Allora, lontano da Medina esiste una tribù che si chiama Ukil. Queste persone stanno vivendo quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un'epidemia, stanno praticamente morendo e dalle descrizioni si capisce che abbiano la pancia molto ingrossata. Queste persone però hanno sentito, si è sparsa la voce che esiste questo Maometto a Medina, che è un uomo, un guerriero molto ricco, perché sta chiedendo la jizya e praticamente sta derubando le comunità ebraiche.
Decidono quindi di fare un tentativo. Per evitare la morte dicono ok, ci incamminiamo, andiamo a Medina. Quando arrivano a Medina, innanzitutto Maometto sta vivendo una fase in cui di mestiere o uccide gli ebrei o scaccia gli ebrei o deruba gli ebrei. In ogni caso, tutte queste operazioni finiscono con Maometto e i musulmani che si tengono le donne degli ebrei, i beni degli ebrei e i cammelli degli ebrei. Quindi Maometto in questa fase di mestiere possiamo anche dire che sta rubando i cammelli altrui. Questo ci interessa molto più tardi per capire sempre la sproporzione. Lo stesso reato nell'Islam non è percepito con lo stesso peso, cambia sempre a seconda di chi commette quell'azione, se un musulmano o un miscredente. Lo vediamo ancora oggi questo. Quando queste persone riescono ad arrivare a Medina, vengono ricevute da Maometto e Maometto non gli dice vi darò una cura, vi darò una medicina, gli chiede di convertirsi. E questo anche, secondo me, è degno di nota, nel senso che un profeta vuole curarti a prescindere che tu sia musulmano, cristiano, ateo, chissà chi sei. Invece Maometto gli fa dire la shahada. Perché? Perché l'Islam, come già sappiamo, è ossessionato dalla conversione, che non è nient'altro che una frase. Queste persone si convertono, sono molto malate e Maometto cosa gli dice di fare? Di lavorare per lui. Di lavorare ad un gregge specifico di una quindicina di cammelli che in quel momento sono, diciamo, il lavoro, vengono sorvegliati da Yassar, che è un ragazzino piccolino di colore che è schiavo di Maometto. Maometto va da Yassar e gli dice guarda, ti darò queste persone, lavoreranno praticamente per te e sono malate in fin di vita, e le fa lavorare. E poi va da queste persone che hanno appena detto la shahada e dice loro dovete bere il latte direttamente dal capezzolo della cammella e dovete bere l'urina direttamente dal pene del cammello affinché il liquido caldo vi faccia bene, questa è la medicina che io vi do. Le persone rimangono stupite, però comunque in fin di vita praticamente decidono di provare ad accettare. Si fermano nel gregge di cammelli mentre Yassar ogni tanto li controlla e iniziano a bere direttamente dalla fonte anche l'urina del cammello e quello è l'unico pagamento che ricevono in realtà per un lavoro che stanno facendo da malate. Questo è l'abuso che sta facendo Maometto su delle persone già in fin di vita. Anche questo secondo me è degno di nota. Ma non è tutto. Dopo qualche giorno queste persone probabilmente si rendono conto di essere state abusate da Maometto. Uccidono Yassar, quindi è improbabile che si sentissero bene, che fossero guarite, come dicono Bukhari e anche la biografia di Maometto dicono no, stavano benissimo, si sentivano benissimo, erano felici, però uccidono lo schiavetto Yassar e su quegli stessi cammelli che erano l'oggetto del loro lavoro scappano via. Quando Maometto viene a saperlo va su tutte le furie e ordina ad altri musulmani, ordina Ibn Jabbar di, con altri 20 musulmani, andare a trovare queste persone e riportargliele lì vive. E qui abbiamo anche il concetto di apostasia. Comunque, i musulmani li trovano, li riportano da Maometto. Maometto, quando ce li ha davanti, li fa prigionieri e decide di portarli in un altro deserto ancora, che si chiama Harra, che è una zona vicino a Medina ancora più calda, ancora più difficile, ancora più desertica. Le blocca al suolo, gli fa tagliare la mano e i piedi sui lati opposti del corpo, gli tortura gli occhi con del ferro rovente e poi gli fa cavare gli occhi. Quando queste persone stanno per morire di mutilazione e di tortura, di dissanguamento, non lo so, Maometto ordina che vengano presi questi corpi ancora vivi e buttati in un altro deserto ancora più lontano e Maometto torna alla propria residenza. Alla propria residenza arriva la rivelazione di Allah. 5.33. La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra e che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti
o che siano esiliati sulla terra. Ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita. Nell'altra vita avranno castigo immenso. Questo è il 533, che sappiamo adesso benissimo in che contesto nasce, ed è quello che non viene mai detto quando dopo un attacco terroristico i musulmani fanno le manifestazioni e ti ripetono fino allo sfinimento il 532, che adesso leggiamo per capire come sono andate le cose. Per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele, Allah sta parlando in prima persona plurale come fa sempre, per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, quindi inizia ad esserci una clausola in più rispetto alla Torah, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne abbia salvato uno sarà come se avesse salvato tutta l'umanità. I nostri messaggeri sono venuti a loro con le prove, eppure molti di loro commisero eccessi sulla terra. In sostanza, nel 32 Allah, Maometto sta facendo dire ad Allah che sì, nella Torah c'è scritta questa frase, ma io ti aggiungo una cosa in più, anche perché come negli altre 8 milioni di volte risponde che gli ebrei commisero eccessi sulla terra. Quindi il punto di vista dell'Islam è questo: io Allah ero già quello che aveva guidato da Abramo a Gesù Cristo tutti quanti, ma gli ebrei e i cristiani hanno corrotto le scritture apposta perché sono kuffar, cioè nascondono di proposito la verità, e quindi io vi aggiungo anche questo versetto qui. La ricompensa per chi fa la guerra ad Allah e al messaggero di Allah è che siano uccisi crocefissi, tagliate loro le mani, esiliati sulla terra, che è quando Maometto dal deserto di Harra porta le persone che stanno morendo in quel momento nell'altro deserto ancora più lontano a morire di stenti, di caldo e di dissanguamento, suppongo. Questa è l'ignominia che li toccherà in questa vita, eccetera, eccetera. Ora, tra l'altro, la colpa della tribù di Ukil non era nient'altro quello che Maometto faceva agli ebrei da anni, perché come abbiamo visto all'inizio, Maometto in quel momento viveva anche grazie ai cammelli rubati agli ebrei. E per lo stesso crimine che lui fa da anni, ordina a queste 8 persone che stavano già morendo tutto quello che abbiamo visto nel 533 nell'episodio della biografia di Maometto. Questo secondo me è abbastanza rilevante, nel senso che da qui si scopre l'apostasia, si scopre quello che la Dawa non dice quando dice solo il 532, guarda caso, e secondo me la cosa più importante però è questa sproporzione, l'asimmetria che c'è fra l'Islam. Nell'Islam non esiste un reato uguale per tutti che va punito a prescindere da chi l'ha commesso, a prescindere da chi era la vittima. In questo momento i musulmani da settimane stanno facendo delle manifestazioni pacifiche, è vero, sono pacifiche con i loro slogan che sappiamo cosa vuol dire, cosa vogliono dire, perché un danese in Svezia, un politico danese in Svezia aveva incendiato il Corano. Queste persone voi le avete mai viste in piazza quando l'ISIS incendiava bruciava vive le donne yazide in gabbia? È la stessa cosa. Cioè, tu miscredente non puoi neanche fare un disegnino di Maometto, sto parlando di Charlie Hebdo, però io, Islam, per punizione, per quel disegnino, posso uccidere 12 persone. Quindi questo episodio dell'urina di cammello, come tutto nell'Islam, inizia con qualcosa di molto stupido e finisce con qualcosa di molto tragico. Perché in questo momento, a causa di questo episodio, ci sono delle persone al cimitero, quelle che secondo l'Islam hanno sparso la corruzione sulla terra, si sono avvicinati all'apostasia, si sono avvicinati alla miscredenza, oppure direttamente hanno fatto guerra ad Allah e al suo messaggero anche solo con un disegnino. E per un disegnino ci sono 12 persone morte in questo momento. Sappiate che esistono delle fatwa che io come sempre ho spulciato, nessuna dice di non farlo, quindi i musulmani che vivono ancora adesso in prossimità di greggi di cammelli bevono l'urina di cammello. Ho visto tantissimi video, pensavo fossero casi unici, invece ce ne sono tanti. Le fatwa dicono sì, è una medicina,
tranquillamente, quindi non c'è nessun problema nel bere l'urina di cammello. A un certo punto mi sembra che scoppi un'epidemia in Medio Oriente, la Organizzazione Mondiale della Sanità inizia ad informare le autorità islamiche, i musulmani, le popolazioni di questi paesi dicendo assolutamente di non farlo, perché all'interno del cammello ci può essere un virus che magari salta dalla specie dei cammelli e finisce alle persone e si crea un'epidemia devastante. Le autorità islamiche dicono no, no, assolutamente, questa è la scienza della sunna di Maometto. E quindi ci sono molti musulmani che ancora oggi, uno era venuto nei commenti sotto un mio video vecchio a dire che la scienza e la medicina hanno confermato che l'urina di cammello fa benissimo. Ora, io non, cioè, per carità, se la vogliono bere, per me la possono anche bere, non è quello il problema. La cosa più importante però in questo momento è capire che ci sono delle persone al cimitero per il 533 e il tutto parte da Maometto che vuole abusare di altre persone facendogli fare una cosa schifosa. Quelle persone sono anche già malate, sono praticamente in fin di vita e per una cosa così stupida si crea poi di qualcosa di estremamente tragico. Questo è in sintesi un po', secondo me, la storia dell'Islam. E secondo me è questo che crea a volte una trappola in alcune persone, come abbiamo visto di recente con Novalexio. È tutto grottesco, è tutto o troppo stupido oppure troppo tragico. Questo secondo me induce le persone a non trovare il nesso logico, perché non c'è il nesso logico fra uno che ti fa bere per lo stesso crimine che lui sta facendo agli ebrei da anni, ti dice di attaccarti al pene di un cammello per berlo caldo, e poi delle persone morte per questo episodio. Questo secondo me allontana delle persone anche intelligenti, anche in buona fede, perché è tutto o troppo stupido o troppo tragico e quindi da casa uno dice va, figurati se l'ISIS sia un riflesso dell'Islam, e come? Figurati se i talebani siano un riflesso del Corano. Caspita, è esattamente così. Il problema è che questi riflessi tragici partono da delle cose troppo stupide e questo secondo me allontana delle persone, magari anche intelligenti, come abbiamo visto, che non spiegandosi questa cosa concludono no, sicuramente l'Islam non c'entra niente. Quindi ricordatevi bene il 533, che è quello che non dicono mai dopo il 532. Non bevevo la Fanta da quando sono piccola, ricordatevi, mi raccomando, di farvi un bel bicchierone di urina di cammello anche oggi, qualsiasi disturbo voi abbiate. Non mi ricordavo il sapore, sono abituata alla birra. Ciao, grazie mille, presto.